Buongiorno ragazzi, oggi in questo nuovo video siamo venuti da Simone Menichelli, che è un super artigiano specializzato nella costruzione di esche e soprattutto di canne in bambù. Poi la roba super affascinante è che Simone appunto è uno dei pochissimi al mondo, forse l'unico, che costruisce canne da casting, giusto? In bambù. Sì, penso in Europa sì. sicuramente l'unico. Sì. Di conseguenza, oltre a capire come strutturare la canna, le azioni e un sacco di problematiche, si è dovuto costruire un po' tutta l'attrezzatura, i macchinari, i forni, le cose per poter eseguire appunto queste canne. Questa è una Beveller, l'ho costruita io, sono anche orgoglioso. E prima ci ha mostrato un po' la procedura e io e Matteo siamo rimasti sbalorditi dal numero di passaggi, la precisione che ci vuole per ogni... anche perché qui stiamo parlando di canne che arrivano al diametro di un capello, quindi le tolleranze sono inesistenti. Strettissime, nell'ordine di 2 massimo 3 centesimi di millimetro. Ecco, praticamente adesso c'è la canna aperta, le 6 sezioni, giusto? Sì. E la cosa impressionante, adesso poi andremo ad incollarla, la cosa impressionante è che qui c'è un triangolo perfetto che poi diminuisce sempre di più nella sezione e arriva qui ad avere lo stesso triangolino perfetto ma microscopico. Cioè parte da qui di mezzo centimetro, non lo so, e qui diventa forse di mezzo millimetro, ma sempre un triangolino perfetto e sono tutti uguali. E questo ci dà l'azione della canna. Cioè, ma ti fa anche capire la complessità e la precisione che devi avere in ognuna delle 6 sezioni, insomma. Stabilire l'andatura del triangolino, andare a diminuire per dargli l'azione, è lì il problema, perché devi fare le prove, devi ricambiare, insomma ci vuole un po'. Siccome ho intenzione di cimentarmi, diciamo, nella trota torrente con mulinelli da bait casting, gli ho chiesto appunto se mi poteva costruire una canna specifica per questo impiego, che sono un po' anche il tuo punto forte. Ok? E di conseguenza eccola qui, me l'ha appena mostrata, è una 4,2, 2,8 grammi, il condensato della pesca Bite Finesse, secondo me una delle misure top, diciamo, dove riesce a gestire massima precisione e riuscire a gestire prede anche abbastanza importanti, e il range d'esca della trota fino a 8 grammi, diciamo ci si può spingere anche a 10, è proprio il range. In questa tipologia di canne qui è dove il bambù, secondo me, rende il massimo. Non senti la pesantezza o la lentezza dell'azione. Sì, devo dire che appena la si prende in mano è pazzesca, perché è reattivissima, cosa che appunto da ignorante pensavo appunto fossero molto più morbide, pastose, lente. Allora, qui secondo me il compromesso è il top, sì. C'è dietro un lavoro che è allo stato dell'arte, devo dire, e appena la si prende in mano, cioè, si percepisce tutto il lavoro di artigianato che c'è dietro. Inoltre ci dicevi che qui l'anellatura sono tutti Fuji titanio e torsite, perché su queste canne talmente leggerine, esili qui, se la vai a appesantire, tutta l'anellatura qui penso sia sotto i 1,5 grammi, tutti e 7 più l'apicale. Quindi lascia lavorare solo la fibra. Certo. Non vedo l'ora di provarle. Adesso l'idea è quella di... Siamo arrivati da poco pomeriggio, adesso andiamo a cena. Domani mattina dedicheremo un po' tutta la giornata alla trota, e il giorno successivo l'idea è quella di andare a Bilancino. Sì, e si proverà le canne da luccio, giusto? Sì, con le canne... Questa è esilina, questa è... Queste sono canne che mi hai detto prenderci siluri da 80 kg, ci hai preso? Sì, sono canne importanti. Si nota, si nota. Vi ricordiamo che per qualsiasi cosa, se volete anche voi un'opera del genere, lo potete contattare. In descrizione trovate tutti i contatti per potergli scrivere, per parlare con lui appunto della vostra canna. Ci tengo solo a precisare che qui
stiamo parlando di un attrezzo che richiede mesi di lavoro, oltre a tutta il know-how, l'esperienza negli anni, la massima cura nella costruzione componentistica di eccellenza, quindi non sono economiche. non sono economiche. E ci vuole anche una bella dose di pazienza, perché certo, realizzare una canna non è uno scherzo. Certo, In media certo. ci vuole per avere una canna, non so, 2 o 3 mesi. certo. Io questo aprile così è a trote, con questo qui tra l'altro anche segnato, fece un luccio di 95. Questa tecnica qui con queste cannette si chiama Native. Com'è che BFS? Ah, ok. Anche se il BFS sarebbe nato per scalleggere o a cosa, basta. ne so, senti i ciappi su loro e hanno inventato sta affare. Ora ti spiego anche, ora si fa 2 lanci qui, poi dopo quando si riapre ci lanci meglio, perché ora qui con poca acqua così siamo sul tecnico alla grande. Anche questi artificiali sono fatti da Simone. Ci diceva che c'è pochissima acqua, per cui le condizioni non sono ottimali, però avete davanti 2 professionisti di questa pesca, per cui Si prova. Cominciamo. E ragazzi, siamo ai primi lanci e ovviamente bisogna abituarsi a lanciare con questi mulinellini qua e con cannette così, perché il lancio non va assolutamente forzato, c'è proprio un movimento suo, per cui mi devo un attimo abituare. Però è pazzesco, bellissimo l'ambiente, è una figata, e pescarci con attrezzi così gli dà proprio un fascino, una poesia assurdi e una precisione disarmante, perché si riesce a mettere, ripeto, io è il 4º lancio, però già riesci a avvicinarti in maniera importante allo spot, cosa che con una canna da spinning avrei molto più difficoltà a fare. Passate una tra piedi. Sì? Non ne vogliono, Ce l'ho! Ok. Abbiamo sverginato la canna, ragazzi, bellissimo, col jerk di Simone autocostruito. Una sensibilità fuori del comune, cioè tutta questa attrezzatura aumenta proprio la godevolezza a livelli importanti. Eccola! Ce l'hai? Cazzo, sono messo di merda! Aspetta, Bellissima questa trota. Ollo. Grande Simo. Super bastarde oggi. Eccola. Che belline, ragazzi. La cannetta sta rendendo, è giornata difficile, ma si molla qua.
Oh, oh, bastarda! Guardala lì sotto! L'hai vista? È uscita proprio... Vedi, sono tanate lì, sono ferme, cazzo. Eccola! Oh! Grande! Wahoo! Punto dietro il sasso, là, vedi? Cioè, il punto da trofa, Sì. Non sono collaboratrici per nulla, cazzo. Ce l'ho. Eccola! Oh. Tony, ho bisogno di te, pescioni! Puttana! Cazzo di trotto hai preso? È deforme però. Ha un problema. Mattine. Grande. Simone è andato avanti qua, ha fatto un lancio e ha attaccato sto trotone che avete appena visto, veramente pazzesco. Queste cannette hanno una schiena, una potenza importante, cioè un pesce del genere è un pesce veramente tosto. Non so quanto poteva essere, ma ben sopra i 50 cm, vero? Una bella testa, Porco cane. Buongiorno ragazzi, oggi è un nuovo giorno e nuova specie, ovvero appunto andiamo a cercare il luccio. La giornata è quella giusta, sembra. Sembra. Lo affronteremo da riva e ovviamente con le canne di bambù. Quindi abbiamo cambiato attrezzatura. Sono Decisamente canne più pesanti, veramente toste, sì. Altrettanto affascinanti, però considerate che quelle di ieri erano delle cannette da 4,2 che lanciavano fino a 8 grammi. Queste qui sono canne che se le si prende in mano si capisce subito che sono destinate ad altre prede. Giriamo un po' qui, spiegaci un attimo. Si vede come va. Siamo di solito in questo periodo i luci si portano sotto riva e speriamo bene, si fa un po' il giro. Buongiorno. Ciao. Tutti sti legni, tutta sta roba qui l'ha fatta la piena. Certo, poi quella grossa, li porta tutti qui, ma sa qui era tutto un legno, tutto completamente coperto, non si vedeva più l'acqua quando fece la piena. Però poi appena si ristabilizzò, se tu passavi vicino a legni, cioè facevano degli scoppi, però t'attaccai i rami di continuo. Certo. Sì, qui è bello hardcore. E che vuoi, Lucio, per dire qui, si piazza qui sotto legni, aspetta gli passa qualcosa. La sento bene. Cioè non mi sembra sottodimensionata. Abbiamo fatto un bel pezzo di sponda adesso senza risultati. Ora vediamo che ci sono parecchi altri pescatori sulla riva che stanno pescando a spinning anche loro. Quindi torniamo alla macchina e ci spostiamo su altri canali, Sì, giusto? Sì. Va bene, andiamo. Non si è visto movimenti di niente. Entriamo di qua? Sì. E si va giù. Ecco, qui, anche qui continua quello scalino.
Qui va giù. Qui va giù a missile, Troviamo un troiaio di questo tipo. Sì, si può arrivare anche. Arriviamo anche qua. Oh, eccolo! Eccolo! Cazzo, è il panino di benzina! Grande scappottamento. Quando non mangio un cazzo potete sempre prendere dei sassi piatti come questi e cercare di battermi. Guardalo, guardalo, ce l'ho dietro. Guardalo. Guardalo. Grande! Cazzo, è bello! Cazzo, è bello! Ragazzi, ha una bella testa grossa e anche lungo, veramente magro, però per mezza giornata, dai, il secondo luccio, direi che non ci possiamo lamentare. Ha seguito pianissimo, gliel'ho fatto tornare indietro e si è incollato proprio sotto i piedi. Assurdo. Ciao bello. Eccoci ragazzi, siamo arrivati alla fine. Siamo primissimo pomeriggio, però appunto ci aspettano un bel 4 ore di viaggio di ritorno e adesso sta iniziando a piovere forte. Diciamo che avevamo degli obiettivi, li abbiamo raggiunti tutti. Sì. Ovviamente in un giorno e mezzo non è che potevamo pensare di catturare dei mostri, ma abbiamo preso dei bei pesci, li abbiamo presi con tecniche diverse, canne di bambù. Devo dire che la pescata di ieri alle trote con quelle cannine mi è rimasta nel cuore, è una roba che voglio sicuramente approfondire. Le tue canne hanno superato le mie aspettative, quindi ti ringrazio. Grazie a te. Quando vuoi ti aspetto a Varese. Volentieri, più che volentieri. E iscrivetevi, commentate, lasciate un like, insomma fate tutto quello che dovete fare e trovate tutto in descrizione per contattare Simone e per chiedergli appunto tutto di queste canne, tenendo presente che appunto sono delle opere di artigianato. Una canna richiede più o meno 2 mesi, per cui non pensate che siano attrezzi economici, insomma, però la spesa è ampiamente ripagata a mio avviso. Grazie a tutti, grazie Simo e alla prossima. Vai. Ce l'ho! Bellissimo ragazzi, bellissimo.